Welcome back! Siamo tornati in italiano perché Andre sta sbocciando video in inglese come non ci fosse un domani in questo periodo, nonostante non ci sia niente da dire, ma Non ci così. siamo, è vero, è vero. Ciao raga, bentornati e guarda, stavo pensando ora, è un piacere fare una puntata in italiano, così Oh. almeno per una volta non mi devo preoccupare delle S e di tutte le altre cose. Che ogni tanto Ryan mi guarda storto, Vabbè, guarda ma così, ok, Ryan deve capire che tu sei ragazzata. italiano e che parli come parlo io, cioè che parli meglio di me, ma parli comunque come uno che No, no, non è madrelingua, non è che ci no, può. ma lui è fantastico perché è veramente molto paziente, secondo me, con me. Però ogni tanto lo becco, no? Che tipo fa il sorrisetto come per dire: Che Ho cazzo stai capito cosa vuoi dicendo, dire, Nini? ma hai detto una minchiata. E quindi sì, però bene. E Allora, sì, ci quindi buttiamo in un momento, siamo praticamente nel mar dei Sargassi di Tou in questo periodo, tu mamma calma mia. piatta, non c'è vento, non tira aria e quindi il mondo è scatenato su qualunque cosa che non sia il gioco e che è una cosa che mi piace tantissimo questa, cioè mentre potresti avere il momento di calma in cui puoi giocare, farti le tue liste senza paura che vengano distrutte nel giro di 2 settimane, c'è il nuovo Limited, ovvero che si chiama il Giusto. Tilean Duello, quindi puoi iniziare a listare di nuovo cose un po' diverse da quelle che erano le vecchie liste, quindi c'è sempre quella cosa nuova del riscoprire un pochettino il proprio army book, cose nuove eccetera, e invece abbiamo tutti quanti in rage, ma non c'è niente, il gioco è morto, GV non ci supporta Lo più, so. fallirà, Lo so, un end ora siamo. times. Esatto, ora siamo nella fase della ruota di Albi, no? Sai che c'è la ruota di Albi dove GV, le Legacy, La ruota di le Albi, per chi non lo Renegades. sa, è un'immagine che io creo saltuari a seconda di cosa succede nella chat generica della federazione e la propongo quando la gente inizia a sparare argomenti a caso dicendo cose a caso e quindi giriamo la ruota e parliamo di un argomento e quindi Esatto, che poi sono sempre quelli, sì, no? sì, sempre Ci a giro. sono Adesso a giro sono una quelli. volta c'era Katai e Sgravo, ma quando è che facciamo le Le limite, lanterne, le Dragonfire Bombs non vanno bene. e Adesso non poi ci sono più le Dragonfire Bombs e quindi la gente si lamenta adesso, delle Renegades. esatto, Eh, cosa sono le Renegades? Bobby le Six Killer Renegade. e Lorenzo Lamas per me sono solo le Renegade. Corretto, corretto. Io tutte le volte che dico Renegade mi viene in mente Lorenzo Lamas e i Manowar Vabbè, questo è... eh, e tra l'altro, vabbè, adesso stavo per dire una roba, non ve la dico, dai, a breve vi daremo in Comunque, pasto una puntata interessante, però il vediamo. concetto è, queste Renegade stanno prendendo piede in maniera incredibile nel panorama media, perché è solo YouTube Sì, che praticamente è esploso con questo argomento, dove tutti gli YouTuber che non siamo noi, ma da stasera anche noi, anche noi per forza dobbiamo dobbiamo fare farlo una perché puntata perché dobbiamo fare il a video sulle grande richiesta Renegade per dobbiamo fare il forza, video sulle Renegade, parlano di questo assolutamente. argomento come se fosse la cosa più importante del gioco. Al Esatto, che io mi chiedo, partiamo ma la dalle basi. gente si è rincoglionita Eh, completamente? esatto, esatto. Allora, partiamo dall'argomento perché magari non tutti sanno, forse non tutti sanno che esistono le Renegades. Innanzitutto non andiamo avanti con i video se non cliccate subscribe Oh, e tra certo, l'altro voglio solo dire che il numero di iscritti che abbiamo sta superando qualunque tipo aspettativa. di aspettativa o di sogno notturno che io e Albi potremmo avere o non aver fatto, quindi vi ringraziamo, anche perché più crescete e più ci date una mano a reinvestire nel canale, che è quello che stiamo Sì. facendo, che ci permette anche di crescere in questa maniera, cercando gli utenti giusti, trovando le persone che condividono l'hobby con noi, ma in italiano e in anche, inglese. ma anche attirando sponsor come il nostro amico Workshop Lab Miniature che vi fa lo sconto del 30% su tutti i prodotti GV a catalogo. Basta mandare la mail che vedete adesso in sovraimpressione, In essere sovraimpressione. iscritti al Sun Tzu Secret e scrivere nell'oggetto Sun Tzu e avete tutto il materiale GV al 30% di sconto, quindi ivi compresi la scatola nuova del 40.000 che sono già iniziati i preordini per chi è E le Legacy anche Faction. e le Legacy Faction prendendo i pezzi di Age of Sigmar e rimbasettandoli Giusto? e con che basette lo Esatto. fai?
con quelle della Greenstaff, perché? Perché ci sono i gruppi di acquisto AK e Greenstaff scontati, sempre tutto sulla stessa mail. Avete il mondo del Esatto. lobby a 3,60, quindi che cosa aspettate? Fatelo. E questo grazie a voi che crescete, noi incameriamo sponsor, e se incameriamo sponsor vi diamo il meglio che c'è sul mercato. Boh. Fantastico. E ora che abbiamo fatto questa marchetta della Madonna che serve ad Albi per arricchirsi, Vabbè, perché cioè... ormai Albi fa parte delle forze del male, esatto. Quindi dicevo, ma queste Renegades, esattamente cosa sono? Allora, al tempo che fu, quando Games Workshop riannunciò Warhammer The Old World, prima dissero sì, il gioco torna, un po' vago. E poi apparentemente nell'11ª ora, come dicono in inglese, cioè all'ultimo minuto, hanno detto sì, ma non tutte le fazioni torneranno, perché apparentemente, come sappiamo, alcune factions sono troppo legate a Age of Sigmar e non vogliono avere problemi, o forse lo studio principale ha un po' storto il naso su questa storia di Warhammer Old World, eccetera. Sta di fatto che le 7 strafamose Legacy Faction, che sono sempre quelle, Conti Vampiro, Skaven, Lizardmen, Demons of Chaos, Dark Elves e Nani Ogre del Kingdoms caos e nani del e Nani caos. del Caos, queste 7 non sono fazioni diciamo supportate da Games Workshop con gli Arcane Journals o con le Forces of Fantasy o O con le Ravening miniature, Horde o ancora più direttamente con le miniature proprio dedicate. dedicate. Tra l'altro, se vogliamo fare proprio i pistini, i Nani del Caos non ci sono dalla terza edizione Tra dalla quinta l'altro, edizione di questo gioco. Quindi il fatto che li abbiano messo nelle Renegade fa capire ci che sta comunque anche. qualche piano in futuro ci sarà. E ci sta anche che siano lì, perché voglio dire, tu hai un esercito di Nani del Caos, vuol dire che non giochi da 4 edizioni, ma che cosa vuoi? Ma infatti, Parliamoci e tra chiaramente. l'altro, e tra l'altro mi sembra abbastanza acclarato, ma magari chiederemo al nostro amico Mim di darci una conferma, questi Elsmith of Ashut di Age of Sigmar che sono usciti da poco non hanno No, raccontato una storia di successo per ora, parrebbe nonostante appunto fossero i primi Nani del Caos che uscivano da Eoni in plastica. da Eoni. Mentre invece posso testimoniarlo perché ero all'Adepticon a vedere le Mhm. vetrinette del Golden Demon, i pezzi di Blood Bowl dei Nani del Caos, la squadra di Blood Mhm. Bowl dei Nani del Caos fatta con l'estetica di Più Warhammer Old classica. World sono fichissimi, secondo me. Una spanna sopra, secondo me, i modelli nuovi di House, e io sono un grandissimo fan di Age of Sigmar a livello di modelli, però secondo me, comunque, Vabbè, giustamente come questo Albi è... dice, se comunque almeno il PDF te l'hanno fatto, magari qualcosa vuol dire. Sta di fatto che questi PDF, a parte i conti vampiro, che sono sbroccati, gli altri fanno abbastanza pena e compassione. Quindi ovviamente cosa è successo? Che a un certo punto la gente che ha magari 5.000 punti di 2 armate Legacy, tra l'altro famosissime, perché chi non ha qualche pezzo di Dark Elf, Skaven, Lizardman o Conti Vampiro, per citare i più eclatanti, no? Quindi cosa è successo? I ragazzi di Square Based, quindi Rob e Val, che supportano la community di Old World dal giorno 1, sono il canale più grande che esiste ad oggi di Warhammer Old World, fanno un lavoro incredibile nell'organizzare eventi, sono a Nottingham, almeno Rob è a Nottingham, vicino a Games Workshop, hanno deciso di creare questo pack, questo set di regole chiamato Renegade Rules per queste fazioni, per renderle più giocabili. Mm. E ora Albi sta impazzando lo scontro titanico cioè, anzi, direi più questo, tra chi dice sì e chi dice no alle Renegade, e quindi ci sembrava opportuno parlarne, E no? quindi sì, in tutto questo noi ci piazziamo così perché alla fine noi siamo in due e se facciamo sì o no è troppo facile. Quindi io diventerò il Mister No, tu sarai il Mister Sì e così facciamo un dibattito un pochettino più, più acceso e Esatto. Albi, divertente.
Albi, tra l'altro tu mi fai fare il Mr. C perché giustamente io essendo il commerciale io posso solo quello che certo. può vendere sua madre malissimo Esattamente, e io dopo un devo fare il secondo. mister no perché io no, cioè qui tu mi fai parlare delle Renegade, ma io sono quello che ti dice dal giorno zero che ste Legacy non dovrebbero esserci nei tornei, e quindi come faccio a sostenere uno che fa un progetto così? Adesso però scherzi a parte, lo sapete tutti, dal giorno uno di questo canale noi ne abbiamo parlato, che le Legacy è giusto che siano all'interno del circuito turneistico. Secondo me non è giusto incolpare GV del fatto che questi eserciti siano scarsi a livello di torneo, perché GV ha detto dal giorno zero, neanche dal giorno 1, ma dal giorno zero, questa roba qui voi non la Non ci sarà. dovete usare a torneo. In nessun Sì, sì, modo, non esisterà mai un torneo ufficiale GV che è supportato da questa roba qua. Perché? Perché non sono bilanciati, non sono fatti bene. L'hanno detto loro, non l'abbiamo detto noi, non lo dice. Quindi esatto. una community che si lamenta con una casa madre e che dice Eh, questa roba qui è fatta male, e la casa madre ti dice è certo che è fatta male, l'ho fatta io male e te l'ho L'abbiamo detto fatta apposta, e fatta male. Sì. te l'abbiamo detto, quindi che cosa vuoi da me? Allora, E- io su questo, e vedi, io su questo qua sono in realtà d'accordo, poi dopo ci iniziamo a scannare dopo, ma io in realtà di fatto sono d'accordo perché il discorso era potevano, perché il gioco è loro. È vero che si sono fatti odiare uccidendo Warhammer Fantasy con End Times, ma è anche vero che hanno capito subito di aver fatto una stupidaggine, perché Age of Sigmar ha lanciato alla fine del 2015 e nel 2019, 3 anni dopo, annunciavano il ritorno delle basette quadrate. Quindi vuol dire che loro dopo 3 anni, perché non è che certo. lo fai e lo lanci, quindi dopo 3 anni, dopo la prima edizione, hanno capito che c'era qualcosa che non funzionava. Sì, no, in realtà sono Eh, stati proprio i games designer che hanno detto non dobbiamo far morire quello che ha non possiamo fondato far poi la morire tutta sta compagnia, roba. cioè Non si può. non si può. E quindi Quindi hanno... l'hanno portato, l'hanno riportato, però ti hanno anche detto, raga, erano 16 fazioni, ne abbiamo 24 in Age of Sigmar più un numero incalcolabile nel 40.000. Calma. Te ne hanno date 9 più Katai 10. Ora è chiaro che i Dark Elf si appropinquano a rientrare in tow per motivi che abbiamo già detto e che non ripeteremo. Siamo già a 12. Ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza, mancano 6 eserciti, arriveranno. Arriveranno come? Così come li conosciamo? Probabilmente no, ma arriveranno in qualche modo. Quindi il discorso è quello. Detto questo, che cosa sono le Legacy Faction? Agevolo Queste sono le lo Renegade. Sì. schermo. Scusatemi, le Renegade. Agevolo il file. Cosa hanno fatto i ragazzi? Di fatto i ragazzi hanno creato dei cambi alle regole di core, ovviamente che riguardano pesantemente le armate legacy, e poi hanno fatto dei cambi di regole dedicati alle unità e agli eserciti. Per esempio, hanno cambiato la regola Drag the Lawn per diciamo tutta la parte dei carri che poi sono Skaven, dando la possibilità Di di intrupparli di nuovo. intrupparli, come è sempre stato. Vado veloce perché il video non vuole essere una review delle Legacy Faction, ma delle Renegade, ma per farvi capire cosa hanno fatto. E poi si sono messi a cambiare un po' sia l'army composition, quindi ti sblocco certe scelte, ti do la possibilità di accedere a delle unità un po' più forti, magari te le metto nelle speciali, non te le metto nelle rare, ti do la possibilità di avere accesso alle unità mercenarie come le altre armate che ci sono in Warhammer, andando poi però anche a cambiare di fatto proprio delle cose. Per esempio, puoi cambiare puoi aggiungere La full plate. la full plate alla heavy armor per 3 punti, puoi dare una cavalcatura diversa rispetto a quello che c'è nel PDF originale, cambiano le basette anche per i demoni per darti la possibilità di intruppare il tizio su palanchino che aveva la Ecco, mismatching base. queste cose qui non sono proprio, secondo me, fairy. Cioè, non dovrebbero essere fatte.
Perché apriamo questo un vaso di Pandora. Poi, se vogliamo giocare a un altro, cioè, io rimango sempre dell'idea che se vogliamo giocare a Toho accettiamo nel bene e nel male le cose e poi cerchiamo di dargli con comp, eh, con una composizione eh, di lista e con magari qualche scenario una direzione. Se noi andiamo a iniziare a toccare i libri non giochiamo più a Toho. Stiamo allora, inventando un altro eh, gioco che si stiamo inventando un chiamerà altro gioco. Square Hammer, non lo so, Sì, Square Base, non lo sì, so. sì, Square Base Hammer, sì. No, ma allora, capisco il punto. Ora, potrei essere biased, anzi, sicuramente io sono biased perché, come Albi ben sa, ho 4.500 punti di demoni Ma anch'io ho dipinti, 5.000 punti di Scaven, eh. esatto. E quindi vedere i demoni, che sono comunque un'armata molto figa, molto importante, che ha un grande peso anche nella storia dell'Old World, ridotti a una porcheria come sono ora, mi dà fastidio. E sono dell'idea che alcuni fix, se non ci vai a mettere le mani troppo, alcuni fix, dico, sono quasi legittimi e magari ti danno una mano a rendere la cosa un pochettino più giocabile. Ti faccio un esempio: sui demoni non ha senso che i demoni maggiori sono 0-1 nell'armata, cioè non puoi giocare nulla, sono gli unici pezzi decorosi di sto esercito, perché gli araldi non servono a niente fatti così. Allora già così loro hanno detto te ne diamo 2 perché ne metti uno per ogni 1000 punti. Poi ti sblocco le core automatiche, quindi le core che sono sempre state sono le core, non hai bisogno di prendere il generale per poter avere quelli in core, perché chi se ne frega di avere i Bloodletters come scelta speciale, che follia. E altre cose tipo scelte speciali, ti do la possibilità di mettere tutto quello che vuoi, eccetera eccetera. Allora, secondo me ti rende un po' giocabile l'army list, Ma è chiaro che nel momento così in cui tu come vai a cambiare le cose che non funzionano, l'Army diventa giocabile. Cioè, mi stupirei del contrario. Nel senso che se io ci vero. metto le mani lo faccio per rendere migliore una cosa. Il problema diventa poi però questa cosa che è stata resa migliore, quanto migliore diventa? Perché adesso queste qua sono le ultime aggiornate, non so perché... No, Ok. no, infatti, disclaimer, e così parliamo anche del perché è diventato un topic così caldo. Queste sono le cosiddette Renegade Legacy Pack 1.5, cioè non la primissima versione, la seconda riveduta e corretta per tutte e 7 le Perché faction. adesso fanno Ora, uscire proprio dei veri army book per ognuno. stanno facendo uscire gli Arcane Journal Eh, / Army quindi Book vuol dire per ogni armata. inventarsi oggetti magici, vuol dire inventare profili Esatto. nuovi, vuol dire inventare... Cioè, cambia veramente tutto. È un bel Allora, lavoro. sicuro Poi loro sono partiti. che sia un bel lavoro, io ho un brutto lavoro, non lo giudico perché non l'ho neanche aperto, non l'ho letto e non l'ho fatto. Io parto proprio da... faccio il passo ancora prima, cioè di dire Certo. siamo sicuri di voler fare questo lavoro perché poi il prossimo passo è arrivare ai Wood Elf che sono invece una razza core, che fanno Ah schifo. no, chiaro, chiaro, chiaro. E Beh, cosa ecco, la facciamo? Le mia tocchiamo? sensazione, Perché se tocchiamo lì poi è certo, finita. è finita. Allora, io ti dico come la penso. Secondo me loro non faranno questa roba qua, perché vanno a toccare roba che invece GW ha detto questa è roba nostra. Praticamente loro stanno interpretando il discorso del dire, quando GW ha detto Legacy solo il PDF e poi sti cazzi, loro hanno detto sai cosa? Allora sti cazzi non ti interessa, ci pensiamo noi. Cioè è come se loro dicessero abbiamo preso il bambino che tu hai scartato, lo Mm. prendo. I bambini buoni che tu hai tenuto li hai fatti male, alcuni sono venuti male, tipo i Vudelfi, o meglio, sono le FAC dopo che secondo me hanno un po' ammazzato i Vudelfi, che sulla carta avrebbero anche un senso se fossero giocati come erano inizialmente, ma vabbè. Però quelli noi non li tocchiamo, noi tocchiamo la roba non ufficialmente supportata. Ora, perché dico che io sono a favore delle Renegade? Perché, e devo dire, spezzo una lancia a favore del mio amico Andy Garcia, che se vuole guarderà il video tradotto in inglese, che è uno dei tournament organizer americani di uno degli eventi più grossi che è l'LVO, ma non solo, lui organizza eventi in Nevada, in California, fa un lavoro incredibile per la community. Lui è un grande sostenitore delle Renegade, e perché io e lui ci siamo scontrati un po' in maniera ovviamente molto simpatica perché siamo amici e tutto, però lui mi ha detto Andrea, ascolta,
si era arrabbiato perché nel packet della federazione, della Old World Federation, non c'erano le Renegade, no? A parte che gli ho detto, se vuoi le puoi mettere, non c'è problema, lo fai nel tuo formato limited, le metti. Ma lui dice, serve per unificare la community. Cioè, già noi siamo stati ammazzati per 10 anni da no gioco. Poi ora tu hai un gioco nuovo che ha delle miniature fighissime, tipo i Soulblight Gravelord, che sarebbero i conti vampiro, non ce li dai a noi e in più ci vieti di giocare della roba che noi abbiamo già comprato, e quindi il mio amico che ha comprato gli stessi pezzi negli stessi anni, con cui giocavo insieme ai tornei, però lui c'ha i Vudelfi, lui può giocare e io invece mi devo beccare il PDF Legacy che fa pene con passione. Allora, please, dammi la possibilità di partecipare a livello di community, perché io tiro dentro più gente che poi magari vedrà Katai e dirà, accanto agli Skaven o agli Ogre, sai che c'è? Mi faccio anche Katai, e quindi lo ritiri dentro sulle diciamo faction ufficiali. Ma io su Quindi lui questo dice, sono per unificare, d'accordo, però non c'è scritto da nessuna parte che l'unificazione della community passa attraverso un giocatore che deve vincere un torneo. ok, questo è vero. Cioè, nel Questo è vero, senso, questo è un ottimo punto. io sono Questo contento, cioè è io un grande punto. quando dico ban Legacy, io l'ho sempre detto, le Legacy secondo me dovrebbero essere giocate nel formato regional, cioè in quel formato in cui tu limiti un pochettino le cose e in cui le Legacy riescono un pochettino magari a destreggiarsi all'interno del Le Legacy o formato. le Renegade? Le Legacy. Le Legacy. Le Legacy. Mentre invece il Ok. formato VTC Ah, e il formato standard GV, io lì già inizio a dire, secondo me non lo qua so. non lo so se le metterei, perché secondo me lì il gioco va a un livello talmente superiore che avere delle robe che GV non calcola a livello di FAQ, a livello di aggiornamento regole, a livello di proprio di impatto su quello che è il gioco come lo stanno intendendo loro, potrebbe essere un pochettino così, mentre invece a livello regionale c'è più la possibilità di far virare la nave e quindi interpretare le regole, mettere a posto alcune cose, soprattutto in un sistema limited dove dici, tipo il Tilean Duello, dove dici massimo 2 urli, anche se in realtà avendo unità diverse potresti averne 6, ok? Quindi in questo caso qui ti dico ha un senso. E sono contento perché tiro dentro Mm. giocatori come Tizi che ha i demoni vuole giocare i demoni, tiriamo dentro Mazzi che ha i conti vampiro vuole giocare i conti vampiro, Bralla che è un giocatore non morto da sempre, chi ha gli Skaven perché vuole giocare gli Skaven. Però nel momento in cui uno mi dice ma io vado a un torneo con gli Skaven e perdo tutte le partite e non mi Ok, piace, quello. e io però cosa ci posso fare? E allora il Vudelf che va a fare il torneo e perde tutte le partite alla razza principale, che cosa gli dobbiamo fare? Gli dobbiamo fare un pack pure a lui? O il giocatore, o a quel punto il giocatore che non è in grado di farsi l'army list, che è scarso. E ce ne sono, Sì. cioè lo siamo stati noi in parte, adesso non è che siamo dei fenomeni, ma in molti casi lo siamo ancora scarsi. E sbaglia la partita, non mi sono divertito uguale, anche se è una fazione top. Quindi cioè, il senso, la No, community certo. deve esulare, secondo me, il senso di community deve essere diverso dal senso di competizione, perché la competizione non è Della... necessariamente community, la community si fa al di fuori di quello che è la partita. Poi ci sono le partite che creano community perché sono delle belle partite, ci sono le partite puramente competitive per vincere il torneo che magari tra due persone che magari si mal sopportano anche. Io credo Sì, che quindi tu dici, chi se ne frega, Legacy sì o Legacy no, o Renegade sì, Renegade no, se vuoi fare community, che community vuol dire magari anche hobby, va bene, ti piace di più avere irregimentato un coso, comprati il nuovo box di Age of Sigmar degli zombie o dei scheletri nuovi dei Soul Blight, li metti su esattamente, basetta quadrata, fai il tema di Musion, siamo tutti felici, ti fai esattamente. una partita, giocali come vuoi, puoi giocarli che hanno TS al 2 Ma contro tutto, mi fallo. volete dire che un giocatore di Conti Vampiro non potrebbe giocare? Allora, ipoteticamente, un giocatore di Conti, tra l'altro i Conti sono i più facili, i più difficili da riadattare sono gli Ogre, assolutamente, e gli Skaven. Tutti gli altri eserciti Renegade in qualche modo li riesce a prendere e a girare in un'altra razza fantasy. I Dark Elf possono fare tranquillamente Alti Elfi o Silvani,
mettendo a posto un po' i Ah, tu pezzi. dici, ok, tu dici se io ho i pezzi, Se ok, io ok, ho la sì. volontà di essere competitivo, quei pezzi lì, cioè un Conte Vampiro può fare un esercito di Tom King Dark, perché i Certo, pezzi sono quelli. certo. I nani del caos Oppure il Chaos Dwarf, possono nani fare dei nani normali, normali Dark sì, e corrotti o corrotti. comunque più... Il più difficile, i Lizard si può fare un esercito di Beastmen delle paludi, tranquillamente, se uno ha Ok, voglia. questa è Guarda che una sono bella idea. preparato, eh. Questa, questa è l'intelligenza artificiale. Hai usato Gemini per fare sta Ho roba? usato No, è tutta Gemini, roba è tua. tutta roba mia. Hai Io fatto... sono Ah, ecco, ecco, bravissimo, sono bravissimo. Io ci ecco, penso tutta la notte a queste cose. I più esatto. difficili sono effettivamente gli ogre, perché hanno delle dimensioni di basette particolari. Che l'unico altro esercito che ce l'ha è la Trollhorde, che a quel punto passiamo Sì, forse che ha i dalla suoi padella problemi. nella brace. Esatto, hai i suoi altri E problemi. gli Skaven perché hanno dei modelli estremamente complessi e strani, che però, se guardate bene, alla fine, se uno volesse veramente riadattarli con un paio di acquisti mirati, si fa un esercito di Katai tema topi cinesi che è fantastico. Sì. Senza Anche perché neanche, considerando che stanno diventando lo stesso esercito, perché gli praticamente hanno sì, dato adesso i jet i sail. paesani che sono gli schiavi, gli hanno dato i jet sail, Cioè, volendo, gli hanno dato i globadieri, se vuoi, gli con, Air un- Gunners, con più veramente o un paio meno. di modifiche, e se uno vuole si compra la lanterna, che sono dei pezzi grandiosi, si crea un esercito di topi Sì, sì, di ninja Katai. e di katai con gli Skaven. Quindi alla fine, se uno poi è chiaro che uno mi dice: ma io voglio giocare agli Skaven perché voglio gli stregoni ingegneri e non Sì, l'astromancer. E sì. io ti dico: hai ragione, allora gioca agli Skaven, ci sono. Però non mi puoi dire che gli Skaven sono deboli, perché se no, ripeto, torniamo facciamo tutto un discorso in cui allora dobbiamo valutare il livello del giocatore, dobbiamo valutare il livello di tutte le armate e dire allora il Wood Elf non compete, il guerriero del caos degli Herald non può giocare, la Trollord non può giocare, allora dobbiamo boostare anche lei, cioè diventa troppo secondo me. Chiaramente questa è l'opinione di Alberto Mola, visto che anche in Chiaro. questi giorni qui sono stati i social sui nostri video, siamo finiti anche in polemica con tante persone su queste cose. Oh, Non intanto voglio vogliamo dire solo imporre la che... nostra idea a un cazzo di No, nessuno, va bene? Tutti no. quanti siete liberi Al- di fare quello che minchia volete. Se ci Esatto, ascoltate ci esatto. potete scrivere nei commenti che non siete d'accordo e io vi do anche ragione se argomentate. Ma non è che mi No, no, dite il no. video fa cagare perché non l'ho visto e c'ho ragione io, cancellalo. No, sei Lo so. nazista, sei Allora, nazista. io dico una roba, e io dico che innanzitutto quel post ha fatto 10.000 views Ma su sai, Facebook, infatti. by the way, quindi è un tema caldo, ed era tra l'altro un tema sulla federazione, Sì, ancora ma ti fa pre-Renegade. capire, pre-Renegade, ma in realtà è tutto parte, secondo me, della stessa roba. Sì. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per dire, noi, forse io non sono chiaro, anche se persino Miki mi ha detto: ho riguardato il tuo video perché ho detto forse Andrea si è No, spiegato ma male, la poi mi fa maggior no, sei parte delle stato chiaro, persone ma la gente non ha guardato il non ha video, guardato il video a prescindere, non ha dicendo no, no, guardato il io video, che va bene, che va bene. bullshit, ci hanno chiamato Ashhole e bullshit, però e io ho Oh, osato dire che una persona era leggermente nazista a invocare questa censura e sono stato lapidato sulla sì, pubblica sì, sei piazza. stato lapidato, però è stata lapidata anche lei perché infatti non ha più risposto, ma al di là Non di so cosa sia quello, successo, so che no, neanche io, però non ha più ma risposto, lasciamo quindi stare. secondo me ha capito che... Ma il punto è che, tra l'altro, la federazione non è un organo che va a dire si gioca così d'ora in poi, no, è un frame che serve proprio a evitare sta roba. Esatto, Serve perché, ragazzi, il tema vero, e così è la vi dico quello community. che penso io, è la community, è quello che penso io, che per carità, come ha detto Albi, è il pensiero di Andrea, di Sun Tzu, conta il niente che è giusto che conti, però la prospettiva da cui guardo le cose è, noi abbiamo subito un trauma come community e ancora facciamo fatica a uscirne da sta cosa. Non nego io stesso che tutte le volte che dico la parola Age of Sigmar mi manda indietro a uno stato mentale in cui io ho detto: ma davvero mi state facendo questo? Quindi è una community che nel 2015 è passata attraverso una roba enorme. Poi va bene, ok, è successo quello che è successo e sta bene. Ma quello che noi dobbiamo fare è renderci conto che, siccome
ad oggi. Old World è un gioco detto SDS, cioè Specialist Design Studio, non è un gioco principale. Che cosa succede? E Che noi non questa ci cosa qui possiamo facciamo molti anche dei nostri, cioè della gente che bazzica la federazione, fa fatica ancora ad accettare questa a cosa qua, a comprendere. comprendere che... Ma lo capisco, però è così. Cioè, ragazzi, è questo il tema. Cosa vuol dire? Che io ho parlato tantissimo all'Adepticon, ho condiviso tra l'altro la stanza con un ragazzo che è una celebrità anche del 40.000, fa il giudice, gli hanno fatto provare l'11ª edizione in anteprima sui tavoli con un GV che faceva i video, cioè per dirti la persona, lui mi ha detto, ascolta, il problema, e gioca anche a Old World, infatti era al torneo a coppie di Old World, Mhm. lui mi ha detto, senti, il problema grosso è perché c'è uno standard mondiale del 40.000? Uno, perché GW 5-6 anni fa ha capito che doveva unificare e ci hanno pensato loro. Secondo, GW fa delle FAQ, delle patch, delle correzioni talmente costanti e continue che il problema tipo Dragonfire Bombs sulle lanterne di Katai non esiste, perché appena succede lo fixano immediatamente. In più, di base ci sono molti meno problemi perché hanno 35 volte le persone che lavorano sul progetto rispetto a quelle di Certo. Old World. E Quindi cos'è il nonostante tutto problema? comunque ogni tanto gli scappa la mano. Gli scappano le robe, tipo il Blades of Corn in Age of Sigmar, come ci ha detto Tipo Meme, le eccetera. Vitrix Guard su 40k. Su 40k, cioè ci sono degli esempi, ma qual è il tema? Il tema è che questo problema delle comp, limitazioni, Renegade, Legacy derivano dal fatto che l'azienda non ha la banda disponibile per poter dare retta e fissare tutto, e quindi lascia le cose andare com'è e la community ci deve pensare un po' da sé, ed è qua che vengono fuori i problemi. Ora io dico sempre, e non voglio farlo diventare un video di coaching o di personal growth, ma la gente deve mettere da parte l'ego, che è un grosso problema che io vedo rispettosamente in tanti tournament organizer in giro per il mondo, Lo vedo dove anche la in tanti gente, canali in media, tanti canali, in media, cioè tanti post, in questo tante cose, cioè questo veramente. ego del dire io ho la soluzione, io sono il numero uno, io sono il più bravo, io ho fatto questo, il mio torneo è il migliore, il mio comp è voi non capite niente, le legacy ci devono essere, oppure voi non capite niente, le renegade non si devono usare, e avanti così. Gente che fa bragging about di tutto, no? Allora, ragazzi, va bene, io ho vinto l'Adepticon e allora, cioè, manco ne abbiamo parlato, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega di sta roba? Chi se ne frega del pacchetto di faction piuttosto che di scenario più figo è? Chiediamoci, come facciamo a far giocare la gente a un gioco il più possibile uniforme? Perché noi dobbiamo ricostruire il trauma che abbiamo subito 11 anni fa quando hanno ucciso con End Times Warhammer Fantasy. Dobbiamo superare questa roba perché abbiamo perso pezzi per strada. C'è gente che gioca House, c'è gente che ha fatto la nona, c'è gente che è passata al 40k, c'è gente che è cresciuta, ha avuto figli o di fantasy, non ne vuole più sapere nulla. Ma è per questo che un concetto di base del dire ragazzi, lasciamo perdere, pensiamo a organizzare l'Escalation League, come anche Michele aveva iniziato a fare inizialmente quando abbiamo lanciato l'OTF. Il concetto della Old World Federation serve a quello. Giocate cosa volete, però giocate. Giochiamo tutti insieme. Chi se ne frega del pacchetto di limitazioni, chi se ne frega del ranking e di chi vince cosa. Dobbiamo ricreare questa cosa. Ho fatto un video adesso per lanciare il torneo al Carcosa Club di Brooklyn, che il 26 di aprile facciamo questo evento. Per ora siamo a 9, probabilmente arriveremo a 10. Va bene, fa ridere che uno dice a New York hai solo 9 persone, ma bisogna ricostruirla sta community, quindi lo farò in New Jersey, lo farò in Connecticut, lo farò a New York e avanti così. Oltretutto quello che dice Andrea della ricostruzione della community, aggiungo un piccolo dettaglio. Si parla tanto del fatto di non avere nuovi giocatori, che noi siamo tutti un pochettino vecchiotti avanti con l'età, nel senso che siamo tutti over 30, 35, ci sono pochi ventenni, eccetera. Io chiedo solo questo in generale a chi ascolta o e a chi pensa di avere la soluzione. Ma veramente credete che nel momento in cui una persona si approccia a un gioco come The Old World, che è un gioco di nicchia, che è un gioco complicato, perché è molto più complesso di 40.000 House, sotto molti punti di vista, Vero.
e si approccia guardando prima di tutto i libri GV, poi prendendo le FAQ GV che hanno cambiato in toto i libri GV, e poi deve capire come funziona ogni singolo torneo e magari andarsi a inventare e a capire un pacchetto di fazioni inventate da un canale che non c'entra niente con GV, e uno si appresta a entrare in questo mondo, e cosa deve fare? Cioè, la difficoltà del 40.000 è enorme, perché io ho provato a riprendere in mano il regolamento di questa edizione che avevo iniziato, poi è uscito TOW e quindi ho mollato un pochettino, ma è enorme, ma GV ti dà tutto quello che puoi seguire, quindi hai gli ultimi aggiornamenti, ci sono tutti i punti aggiornati all'ultima cosa, le comp sono aggiornate all'ultima versione, i tavoli e le missioni sono aggiornate all'ultima versione, e trovi tutto sul sito. Qua, se io sono italiano, ho la OTW, e c'è Michele che ci ha fatto un sito e ci dà tutte quante le indicazioni. Ma se io non sono in una piccola comunità di gioco italiana e che non conosce la OTW, per iniziare a giocare a questo gioco magari gioco un gioco completamente diverso da quello che gioca il 90% delle persone in Italia. E mi immagino che Certo. se questa cosa viene espansa a livello europeo e nel mondo, diventa sempre più complesso, mentre 40.000 giocano tutti lo stesso gioco. Giocano tutti allo stesso gioco, che è quello che, bravo, che è quello che dico. Poi, anche qui, in una comunità di 2 persone, Albi e io, siamo in disaccordo sulle Renegade, ok? Ma il tema principale è che i giochi che poi funzionano, Sono quelli che e giocano non tutti voglio, uguali. sono quelli che giocano tutti uguali. Ora, è facile, adesso qualcuno mi dirà, Andrea, sì, bello, però lì Games Workshop ci sta dietro, che è il discorso che facevo prima, cioè fai Assolutamente. fatica qua a starci dietro perché non abbiamo... Però il concetto del cercare di dare una omogeneità di fondo, secondo me è chiave. Ora vi porto un esempio e lo faccio volutamente, diciamo, in diretto perché non voglio fare call out di nessuno. Ma tu immagina, fai finta, anzi guarda, lo facciamo a livello geografico utilizzando la Francia come esempio. Ma se io faccio un torneo grosso, diciamo che c'è un grosso torneo a Nizza, ok? Un torneo grosso, diciamo una roba grossa come la Depticon. Però l'organizzatore che fa il Nizza decide di usare un formato e la gente si arrabbia perché vuole giocarne un altro a tutti i costi perché pensa che il suo sia migliore. E allora sai cosa fanno? Ti mettono un bellissimo torneo a Saint-Tropez. Saint-Tropez è a 1 ora e mezza da Nizza, ok? 2 ore di macchina. Cosa succede? Che la community si spacca, perché se tu offri 2 formati è chiaro che la gente sceglierà quello che preferisce. Ma cosa succede? Succede che questo torneo, invece che fare 80 persone, te ne fa 2 tornei, uno da 25, uno da 30, e altre 25 persone le hai perse. Le hai perse perché? Perché quella gente lì ti dice sì, però ok, giocato così, non lo so, sarei andato lì, però è un torneo piccolo, il mio amico non c'è, lui va di là, vabbè, magari faccio il prossimo. Questo è esattamente quello che crea divisione nella community. Poi la libertà di ognuno di fare quello che vuole è sacra, ma purtroppo bisogna comprendere come community che non bisogna fare roba che divida. Quindi poi io sulle Renegade 1.5 che sono state poco invasive ho detto secondo me è un modo per unire, per questo che io sono tendenzialmente a favore. Vuoi dare il TS al 5 ai demoni? Sì, magari vedi 20 giocatori di demoni in più su 2 tornei e fai 20 iscritti in più. Sono d'accordo nel creare 27 pack di composizione liberi dove non c'è un organismo che regola sta roba e ognuno si inventa le robe. Noi abbiamo un organizzatore che sta facendo gli eventi ancora un po' che sembra non edizione, dove massimo coi punti battaglia puoi fare 16 punti e poi ne hai altri 4 nel sistema 0-20 sugli obiettivi. Ragazzi, non è TOW, non è TOW, non puoi fare una roba del genere. O meglio, lo puoi fare, fai un po' di iscritti, ma ne perdi altri 40. Quindi allora giochiamo a una roba, cerchiamo di stare innanzitutto focalizzati sul dire mi mancano 40 giocatori, devo far innamorare 40 giocatori. Facciamo un'escalation league da 500 punti, prendiamoli sotto braccio, facciamola diventare 1500, portiamoli a 2000 punti. Ma E ti poi dirò di dopo più. ci pensiamo. Ma ti dico una cosa in più. Non è necessario, soprattutto per molti vecchi giocatori e soprattutto per quei giocatori che hanno queste armate
bistrattate, che capisco che ci siano anche dei competitivi lì all'interno, ma una soluzione per loro si trova, perché se uno è competitivo non è competitivo perché deve giocare una determinata razza a parte Tiziano, che lui deve giocare i demoni, anche se Ma in so che... realtà io ho fatto vedere i demoni per Tiziano, non Sì, è sì, che... solo per lui. Anche se so che poi a Briga andrà con i conti vampiro a fare... perché a fare comunque... fu fa il furbo, sì, sì, un pochettino a lui, sai che... che furbetto Tiziano. Detto questo, c'è anche la possibilità di creare eventi che siano un po' più slow, in cui le legacy possono essere giocate senza essere tablati dal tavolo. Cioè, Esatto, uno dei nostri goal di quest'anno, e ce la faremo Andre perché ci sto già lavorando, è la campagna estiva. La campagna disclaimer. estiva, disclaimer, lo mettiamo già, lo avevamo annunciato l'anno scorso, poi è nata mia figlia, cioè 2 anni fa poi è nata mia figlia, ci sono tante casini. Quest'anno ci siamo, dobbiamo trovare solo una piattaforma, ma io adesso ho 2 persone da cui chiedere, adesso vediamo un attimino che coordini il tutto. Il concetto è, se io creo un ambiente di gioco dove si può giocare narrative, in cui siamo tutti molto tranquilli, in cui si possono anche fare degli eventi domenicali in cui facciamo 3 partite, senza nulla in palio se non giocare, perché poi tanti ci dicono, ah ma io vado al torneo perché posso solo giocare la domenica e gioco 3 partite, posso giocare di più e gioco con persone diverse. Benissimo, creiamo degli eventi narrativi in cui tu puoi creare anche la tua lista di legacy senza bisogno di prendere sberle dalla lista monetarei, e in cui giochi Ma una sai, roba che è stata pensata per giocare in quel contesto e non è stata ma creata da sa una persona a caso, ma la giocano uguale in tutto il mondo. Questa esatto. cosa Ma qui, sai chi è che secondo ha fatto me... questa bella cosa per House? Mm. Il nostro, vecchia conoscenza, grande amico Alessandro Bonini, Bonini è che aveva bravissimo, fatto esatto, ha Bonini fatto questa roba, ha creato un circuito di gente che gioca ad House gioco... competitivo, cioè No, giocano per vincere, perché però è una campagna dove tutti vogliono vincere, la, ma è par- una campagna la narrativa, è una differenza... figata Attenzione, totale. lui fa Cioè 50-60 persone iscritte la domenica a giocare ad house, a giocare a coppie, di solito fa il torneo, sono a coppie con esatto, 1000 punti, dove vai sì, lì e giochi per giocare, giochi esatto. per vincere, perché Giochi poi per il questa gusto di cosa, giocare, questa certo. cosa qui che deve passare anche nella testa di tanti come noi che sono ultra competitive, è che quando giochi narrativo non giochi per perdere. Se tu fai la Ah lista no, un po' certo, meno certo. tirata e giochi un po' diverso, non è che non giochi per perdere, giochi comunque per vincere, giochi al meglio delle tue possibilità, Ma io ti dico di più, Albi, vuole vincere. chiunque giochi a un wargame vuole vincere, perché è così, è un modo per mettere giù la tua competitività, il tuo spirito, la tua natura, lo metti giù in una cosa che è quella. C'è chi gioca a calcio, è come, ragazzi, ricordiamoci quando eravamo 14enni, 13enni che andavamo a giocare al campetto contro la banda del quartiere che avevano il coso di calcio e si andava a giocare in oratorio a pallone. Ma Che chi è che ricordo. voleva perdere? No, anche perché Capito? ti Ma tu menavano. volevi perdere? Eh no, Ma ci ti menavano. menavano? Ti menavano. Ah, io mi ricordo, mi sono quasi aperto il ginocchio contro un filo di ferro perché uno mi ha spinto contro e non volevo mollare perché volevo segnare perché era gol del pari. Me lo ricordo dopo 30 anni. E cosa? Conta qualcosa? No. Quindi è qua il tema, Albi. Tra l'altro, scusami, faccio una pausa di un secondo. Cerchiamo di stare sotto i 50 minuti, Siamo a così va in 43 autodub. minuti, stai tranquillo. Grande, lo tagliamo questa parte qua. Sì, ma lo possiamo anche Perché non vedo il lasciare. timer. Possiamo Perché anche dai, è lasciare. carino, È eh. carino, È sì, carino sì. perché vogliamo dare la possibilità a tutti di vedere le cose in più lingue perché così tra l'altro abbiamo fatto tanti iscritti in Spagna, non si Carino. sa perché, Ma in Spagna ma va ci forte, vogliono bene. In Ci Spagna va lovano forte. in Spagna e allora un poco de spagnol también, Mm. quindi lo facciamo con l'autodubbing. Sì. Comunque, chiusa parentesi, cioè questo è il tema. Quindi ha ragione Albi, cazzo, ha ragione Albi, cioè noi non vogliamo solo il torneo ultra competitivo tirato, cioè, ma c'è modi e modi per fare la community. E poi la gente che va in community a giocare l'evento narrativo di Albi, che tra l'altro riandatevi a prendere dei nostri vecchi video, uno dei primi, lo sbarco dei guerrieri del caos sulla costa dell'impero o dei nani, cosa avevi fatto? Quello era Una figata d'idea, ma è figo, ragazzi, è figo. E non è che il caos vuol perdere. E lì eravamo in Cioè, 4 a fare sabato, cioè, siamo fatti la giornata con amici con cui abbiamo giocato per una vita.
abbiamo fatto sta battaglia, ci siamo divertiti, lo scenario ce lo siamo autocreato noi anni fa, ispirandoci, figurati, alla scena dello sbarco di Achille nel film Troy. Guardando quello Ah sbarco lì, già, eravamo io, Filippo, sempre, sempre Filippo, quello del negozio che ci ha insegnato a giocare. Siamo ah, messi lì, la abbiamo storia. messo giù uno scenario in cui si ricreava questa roba qui e in cui avevamo creato delle liste. Massimo impatto da una parte, la linea di tiro più economica e efficace che all'epoca erano gli archibugieri imperiali sulla spiaggia a sparare a queste navi che arrivavano e il massimo della resistenza su un obiettivo che erano i nani, cioè fanterie di nani piantate lì che non dovevano essere mosse. Che non si Oh, muove. ha sempre funzionato, ci siamo sempre divertiti. È quello. E poi da qua passa tutto il resto, cioè ricordiamoci tutti come ci siamo innamorati di sto gioco, Esatto. perché questo amore che è sempre lì va rimesso nel circuito perché c'è stato tolto per tanti anni, è sopravvissuto in forme diverse, ma è stato tolto e abbiamo bisogno che torni. Poi dopo le Renegade e il Limited e l'Open e l'Apex, poi ci sono sempre i giocatori competitivi, io sono uno ultra competitivo, faccio solo i Ma ci tornei, sono quindi quegli io... eventi, ci devono essere Ma ci quegli sono, eventi, ma ma non è funziona, quindi necessario, ma il passaggio successivo secondo me è che se uno gioca gli Skaven per un po' si rinnamora del gioco e ti innamori del gioco perché non prendi solo palate sui denti, ma ricominci ad avere quello che è il flavor che ti dava una volta. Magari dici, senti, ma io il prossimo torneo magari non li uso gli Skaven, mi presti, siamo tutti una community, mi presti i guerrieri del caos che provo a fare una lista e provo a giocare, a vedere se riesco fino a... o gli uomini bestia, oppure sai che c'è, proxo l'esercito e faccio Katai, chiedo all'organizzatore se posso usare i miei ratti se posso notturni fare. che sono ninja, che sono cinesi e faccio Katai, tanto i jet sail sono i jet sail, me lo fai fare? Grazie, proviamo, tanto cioè, voglio dire, nella nostra community si giocano i Lego. Sì, c'è gente Sì. che gioca non dipinto, ci sono le Cosa stampe su cui io 3D. sono ultra contrario, ma questo l'ho già detto, Vedi, io, non, sei io lo so. integralista della miniatura. Io lo so, io gli voglio bene, Eh, è fantastico e mi trovo sempre bene, tra no, l'altro ma un giocatore eccelso, comunque, ma io non dico... in tutto questo cosa ti No, dico? i Lego! Cosa No, possiamo... i Lego no! Devono essere miniature, in quella scala, solo quello. In tutto questo, se uno vuole Basta. veramente giocare a un esercito perché lo ama, anche se è scarso lo gioca. Io su questo non ci, cioè, Certo. ci metto... Io ho giocato i guerrieri del caos in settima, ragazzi, che facevano veramente pietà. Ma ragazzi, E ragazzi, e non ce la io ho potevano giocato fare. TK, io ho giocato TK quando, a parte che dopo il periodo in cui li giocava Michele, che erano fortissimi, io ho giocato TK in No, situazioni dove gli doveva andare 600 punti in più di esercito per farli essere decenti, perché facevano pene con passione. ho giocato Però gli io uomini amo gli bestie, egizi, ho io ho giocato gli uomini giocato bestie in quella situazione quando lì, facevano pena, portati anche esatto. tra l'altro ai tornei a squadre nazionali perché c'erano le fasce, bisognava metterli per forza, Ah eccetera. già, è vero, c'erano le fasce, è vero, è Quindi vero, è vero. in tutto questo per dirvi che se uno vuole e se uno ha veramente cuore, come si dice, non è necessario creare le Renegade. Gioca Albi, perché ma lo spirito è scusami, quello. ma quando siamo andati in ottava edizione al TFC a Cecina, adesso chi è veramente abbastanza vecchio per ricordarselo, Vabbè, guarda, tanto 2011, uno ce l'abbiamo di sicuro che ci segue che è Ste. esatto, cioè, tra l'altro, Ste, Che ha contro giocato cui, contro di me. no, Ti no, contro di te io ho vedi? giocato contro Paterlini, io ho giocato Abbiamo contro fatto il Paterlini, mirror di Lizzy. e io ho fatto il mirror di Demoni. Demoni, esatto, ma noi ci eravamo presentati, ragazzi, con l'idea, io, Marcello, Albi e Paolo, siamo andati a giocare perché volevamo divertirci, è stato uno dei weekend più belli che io mi ricordo fuori, giocando con delle liste da singolare, quando tutti si stavano preparando, la bevitrice di sangue, le unità che si rigenerano, noi avevamo idea di zero, ultima partita, tavolo 1, non si sa come ci siamo arrivati, Siete e stati ci tagliati hanno male. chiaramente arato perché non eravamo pronti. Io non avevo capito niente di come dovevo usare la sirena nel mirror. Infatti, Paterlini mi aveva fatto un bel tombino. Ma ragazzi, e quello era un torneo ultra competitivo. Ma noi ci siamo andati con il cuore. Io volevo giocare i demoni perché amo i demoni. Albi è andato con le Lizzy perché Albi ama tutti gli eserciti a parte gli elfi, diciamolo in maniera chiara. Bravo.
Paolo con gli alti elfi con la fanteria, perché non sia mai che Paolo usa la cavalleria, assolutamente no. Marcello non poteva non giocare Skaven perché tutta la community sa che Marcello Cerina gioca solo Skaven. Ma così crei l'amore per questa roba. Poi, ripeto, package sì, no, GV arriverà, GV non arriverà, ma questa roba arriverà se il gioco continua a performare, ma performa grazie all'amore. Poi performa grazie ai soldi, ma i ricordatevi che soldi sono una conseguenza i dell'affetto tornei, che noi abbiamo. i tornei non sono il 100% della community, non è il 100% di un gioco. Perché se nel 40.000 noi abbiamo 30.000 giocatori attivi, torneisti forti, vuol dire che c'è una community di almeno 10 milioni dietro che ci gioca. Adesso sto buttando cifra a caso, ma penso che i rapporti No, più o chiaro. meno non siano tanto distanti. Certo, E quella community certo. lì gioca e si innamora del gioco se ritorna coesa, solo quello. E Assolutamente. più noi inventiamo regole, più inventiamo comp, più ci disuniamo come community, più giochiamo a giochi diversi e meno questa cosa torna. Questo è quanto. Io Vedi che abbiamo sono... iniziato con un video divisivo e abbiamo finito con l'amore. Guarda, un po' mi dispiace, adesso mi dispiace che sono d'accordo con te alla fine, no? Ma Comunque però le ma alla Renegade, fine sì. abbiamo triggerato tutti per farci seguire e alla fine abbiamo fatto un grande spottone al nostro gioco Abbiamo preferito. parlato, sì, abbiamo parlato della community, che ripeto, secondo me è la cosa numero uno. Mi dispiace che nel video che ho fatto in inglese ero partito apposta, ho detto guarda faccio un bel preambolo sulla community perché voglio che capiscano che non voglio E vendere tanto non niente, l'hanno perché tra visto. l'altro con la federazione ci guadagniamo quasi quanto guadagna Gianlu come arbitro, Sì. forse un po' di più, forse una volta e mezzo quello che guadagna Gianlu, che comunque è pagato 3 volte più di tutti gli altri arbitri, quindi parecchio. E nessuno ha visto il video e mi hanno tutti detto che noi vogliamo fare i leader. Ma noi siamo Io ho leader detto, vabbè, community, è così. noi siamo leader della community, va bene, d'accordo, come volete voi. Ragazzi, E va bene. Quindi bene, Albi, bomba, vi grande, mi voglio sono bene. divertito un casino su Bel sta video, puntata. spero che vi piaccia. Scrivetecelo nei commenti, Esatto. se vi è piaciuta fate subscribe, se pensate che sia utile fate la campanella. Noi siamo qua a supportare la community e a supportare il gioco che amiamo. Love. Ciao belli, alla Ciao, prossima. ciao ciao.